Stai cercando un video tutorial per realizzare un cappellino facile e veloce ad uncinetto? Sei una principiante e hai bisogno di istruzioni passo passo per realizzare il tuo primo cappellino? Vuoi scoprire come ricreare questo effetto ad uncinetto che ricorda i cappellini fatti con i ferri da maglia? Allora questo è il video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui, sul mio canale YouTube. In questo video tutorial scopriremo insieme come realizzare un cappellino facilissimo ad uncinetto, la cui trama ricorda però la lavorazione con i ferri da maglia. Con pochi e semplici calcoli che vedremo insieme passo passo potrete replicare questo cappellino per tutte le misure, sia per uomo che per donna. È un progetto adatto anche per principianti, inoltre vi seguirò passo passo in tutte le fasi fondamentali della nostra lavorazione. Andiamo quindi a vedere i materiali di cui abbiamo bisogno e iniziamo insieme il nostro cappellino facilissimo ad uncinetto. Il filato che ho scelto per il mio progetto è la lana gatto diamante, un filato made in Italy che potete trovare da Merceria Italy Artisan. Vi lascio come sempre il link al negozio scritto qui nello schermo e anche nel box informazioni. È un filato che mi ha colpito subito al primo colpo e ora capirete insieme a me il perché. Il filato che ho scelto è un bianco molto tenue e molto delicato con delle piccole screziature di argento e oro che si ripetono in modo costante lungo tutto il gomitolo. È un lurex non invasivo, non dà particolare fastidio sulla pelle perché rimane incorporato all'interno del filato. È un filato molto particolare dal punto di vista estetico ma anche per la sua composizione. Abbiamo infatti un 34% alpaca, 33% nylon, 22% viscosa, 6% lana e un 5% di poliestere. Ciascun gomitolo pesa 50 grammi ed ha una resa di circa 130 metri. Ferri uncinetti consigliati, numero 5. Vi lascerò scritto sullo schermo il quantitativo preciso di gomitoli che andrò ad utilizzare per questo progetto. E per chi volesse replicare il cappellino con lo stesso filato, il codice colore è il 9007. Come uncinetto per il mio cappellino utilizzerò un numero 5. Prima di passare alla parte pratica del nostro progetto, vediamone insieme la struttura teorica. Grazie a dei semplici calcoli potrete replicare questo progetto con qualsiasi tipologia di filato e andare ad adattarlo a qualunque taglia. Dobbiamo immaginare il nostro cappellino da un punto di vista geometrico. La sua base sarà un cerchio. Da questo cerchio andremo poi a lavorare in altezza fino a dare la forma finale al nostro cappellino chiudendo la parte superiore. La circonferenza, quindi la base del nostro cappellino, dovrà corrispondere alla circonferenza della nostra testa, centimetro più centimetro meno, in modo che il cappellino non risulti largo e neanche troppo stretto. Partendo quindi dalla misura della circonferenza della nostra testa, che in una persona adulta è tra i 50 e i 55 cm, andiamo a dividere questa misura per 3,14, il pi greco. In questo modo otterremo il diametro del nostro cappellino. Conoscendo il diametro e aggiungendo 2 cm possiamo ricavare l'altezza del cappellino. Altezza e circonferenza saranno le due misure chiave per eseguire il nostro progetto. Vediamo quindi i calcoli che ho fatto per eseguire il mio cappellino. Partendo da una misura di circonferenza della testa di 55 cm, ho diviso per 3,14, ottenendo 17,5. 17,5 è il mio diametro. Aggiungo 2 e ottengo 19,5 che sarà l'altezza del mio cappellino. Ho deciso per una comodità di calcolo di arrotondare a 20 cm. Quindi ipoteticamente il mio cappellino avrà queste misure: 55 cm in circonferenza e 20 cm in altezza. Poiché il punto che ho deciso di adoperare è leggermente elastico, ho deciso di ridurre la misura della circonferenza della mia testa e di andare anche ad aumentare l'altezza. Perché? Se io utilizzassi solo 20 cm di altezza avrei un cappellino stile cuffia, quindi senza una bordatura nella parte inferiore.
Poiché a me piace un cappellino con un bordo un pochettino alto, a questi 20 cm ne ho aggiunti 10 di bordo. Prenderò quindi il mio cappellino, rivolterò la parte inferiore e otterrò la bordatura. L'altezza totale del mio cappellino sarà di circa 30 cm. Vi ho detto che il nostro punto è particolarmente elastico, perciò non ho necessità di lavorare precisamente 55 cm. Posso scendere di qualche centimetro e la misura secondo me ideale è quella di 45 cm. Indossando poi il cappellino il punto si dilaterà un pochettino e avrò raggiunto la circonferenza perfetta. Come eseguiremo e come utilizzeremo questi due dati per fare il cappellino? Altezza e circonferenza sono le nostre misure fondamentali. Partiremo dall'altezza, avvieremo un certo numero di catenelle e poi lavoreremo in giri di andata e ritorno realizzando un pannello rettangolare. L'altezza di questo rettangolo corrisponderà all'altezza del nostro cappellino e il suo lato lungo dovrà corrispondere alla circonferenza che abbiamo individuato. Ottenuto questo pannello rettangolare lo andremo a chiudere cucendo su un lato e poi cuciremo la parte superiore. Con questo uncinetto e questa tipologia di filato che vi ho mostrato poco fa, per realizzare 30 cm in altezza devo andare ad avviare 42 catenelle. Un suggerimento per chi ha le prime armi: quando avviate le vostre catenelle non misurate precisamente 30 cm perché la misura effettiva del progetto si ottiene dopo almeno un giro di lavorazione. Quindi avviate catenelle ad arrivare circa 30 cm, fate il primo giro di lavorazione seguendo i passaggi che vi mostrerò e poi andate a rimisurare. Sicuramente avrete ottenuto una misura in centimetri leggermente più grande di 30 se utilizzate i miei stessi calcoli. Vi basterà smontare qualche catenella iniziale e poi riprendere tranquillamente il progetto. Ulteriore aspetto importante: per questa lavorazione non è previsto nessun multiplo, quindi andate semplicemente ad avviare il numero di catenelle di cui avete necessità per raggiungere la misura dell'altezza. Nel mio caso vado ad avviare 42 catenelle. Per eseguire il mio progetto andrò ad utilizzare i fili di due gomitoli diversi contemporaneamente. Faccio quindi un cappio utilizzando entrambi i fili e vado ad avviare le mie catenelle. Non abbiamo multipli da rispettare, ma dobbiamo basarci sulle misure in centimetri che abbiamo ricavato dai calcoli che vi ho mostrato nella parte teorica del progetto. Usando quindi entrambi i fili, vado ad avviare le mie catenelle. Lavorate le mie catenelle, comincio subito con l'esecuzione del punto. Devo andare a contare 1 e 2 catenelle dall'uncinetto e nella terza devo andare ad eseguire una mezza maglia alta. Carico il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella, porto fuori il filo e ho 3 asole sul mio uncinetto. Voi ovviamente vedete i punti fatti da 2 fili, ma dovete contarli sempre a coppie, quindi 1, 2 e 3 asole. Ricarichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a chiudere tutte e 3 le asole contemporaneamente. In questo modo passiamo al punto successivo, dove lavoro anche qui una mezza maglia alta. Continuo a lavorare una mezza maglia alta in tutte le catenelle che mi si presentano fino ad arrivare alle ultime 3 catenelle del giro. Siamo davanti alle ultime 3 catenelle del nostro giro. Nella terzultima lavoriamo una mezza maglia alta come abbiamo fatto in tutte le catenelle precedenti. Nelle ultime 2 catenelle andiamo invece a lavorare una maglia bassissima. Entriamo nella catenella, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Facciamo lo stesso nell'ultima catenella disponibile. Perché in queste ultime 2 maglie abbiamo lavorato un punto bassissimo invece che una mezza maglia alta?
perché questa sarà la parte alta del nostro cappellino, quella che andremo poi a chiudere in circolare. Facciamo ora una catenella e voltiamo il lavoro. Il mio consiglio, soprattutto per le principianti, è di mettere un marcatore da questa parte del vostro pannello, perché ogni volta che vi troverete a lavorare questa parte del pannello dovrete ricordare che gli ultimi 2 punti sono sempre 2 maglie bassissime. Segnando il tutto con un marcatore avete un punto di riferimento. Dobbiamo ora andare ad eseguire la stessa sequenza di punti, ma questa volta invece che prendere entrambe le costine dei nostri punti, dobbiamo andare a lavorare in costa retro, cioè prendendo solamente la costina più esterna rispetto a noi. Quindi non prendiamo entrambe le costine, ma solamente quella più esterna, la costa retro. Nell'eseguire questo giro e tutti i giri successivi è importante che capiate qual è il punto in cui entrare con l'uncinetto. Se guardate il lavoro frontalmente vedrete questo e vi verrà spontaneo entrare in questo modo. Questo è un errore perché voi dovete leggermente ruotare il lavoro verso di voi e la costina che dovrete prendere sarà questa. Entriamo quindi nella prima costa retro disponibile, prendiamo il filo e lavoriamo un punto bassissimo. Passiamo al punto successivo e anche qui lavoriamo una maglia bassissima, sempre in costa retro. Ora dobbiamo riprendere con le mezze maglie alte, quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella costa retro e lavoriamo una mezza maglia alta. Proseguiamo lavorando una mezza maglia alta in costa retro fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, sull'ultima mezza maglia alta disponibile, vado a lavorare l'ultima mezza maglia alta in costa retro. Molto importante, vi ricordate che all'inizio della nostra lavorazione avevamo saltato le prime 2 catenelle. Queste non sostituiscono una mezza maglia alta, ci aiutano semplicemente a sollevare il lavoro. Faccio quindi 2 catenelle e volto il pannello. Cominciamo questo nuovo giro lavorando sempre a mezza maglia alta in costa retro fino ad arrivare in prossimità del nostro marcapunti. Eccoci davanti al lato del pannello dove è presente il marcapunti. Questo vuol dire che nelle ultime 2 maglie di questo giro dobbiamo andare ad eseguire 2 maglie bassissime, sempre in costa retro. Quindi entriamo nel punto e lavoriamo una e 2 maglie bassissime. Facciamo ora una catenella e voltiamo il lavoro. Lavorare i punti in costa retro donerà elasticità al nostro pannello e soprattutto andrà a creare una piacevole texture con queste trecce di punti che si incastrano una dentro l'altra, che ricordano un pochettino la lavorazione con i ferri da maglia. Quali sono i punti cardine di questa lavorazione a pannello? Nel lato dove abbiamo segnato con il marcatore sappiamo che i 2 punti alla fine e all'inizio di ciascun giro devono essere sempre 2 maglie bassissime, lavorate sempre in costa retro. Da quelle maglie in poi tutto il pannello è semplicemente una mezza maglia alta lavorata sempre in costa retro. Come si procede nel prossimo giro e in tutti i giri successivi ripetendo gli stessi passaggi? In questo momento siamo dal lato con il marcatore sulla destra, vuol dire che i primi 2 punti di questo giro dovranno essere le 2 maglie bassissime in costa retro e il resto della nostra lavorazione sarà una mezza maglia alta sempre in costa retro. Arrivati al termine del giro da questa parte del pannello, facciamo 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Con l'uncinetto saremo in questo punto, quindi lavoreremo da destra verso sinistra una mezza maglia alta in costa retro fino ad arrivare qui, alle ultime 2 maglie su questo lato.
Le ultime 2 maglie saranno sempre 2 maglie bassissime in costa retro. Questa volta per voltare il lavoro faremo una catenella. Torneremo indietro lavorando 2 maglie bassissime e poi di nuovo una mezza maglia alta in costa retro fino a ritrovarci qui. Quando iniziate il nuovo giro con la mezza maglia alta, le catenelle da fare prima di voltare il lavoro sono 2. Quando invece dovete fare il giro con le maglie bassissime, la catenella per iniziare il nuovo giro è solo una. Continuiamo quindi la nostra lavorazione alternando giri di andata e ritorno sempre in costa retro fino ad ottenere un pannello come questo. Qui nella parte superiore abbiamo la lavorazione che inizia e finisce sempre con la mezza maglia alta in costa retro. Mentre invece qui abbiamo la parte del nostro pannello con le 2 maglie bassissime sempre in costa retro. Vedete proprio come cambia la nostra lavorazione. Aver eseguito le 2 maglie bassissime in costa retro ha dato al nostro pannello questa forma un po' particolare che però ci sarà utile nel momento in cui dovremo andare a chiudere la parte superiore del cappellino. Mentre stiamo lavorando il pannello, come facciamo a capire quando abbiamo raggiunto la dimensione corretta in centimetri? Quando abbiamo visto la struttura del progetto, vi ho detto che i punti di riferimento sono 2, altezza e circonferenza. Sappiamo che l'altezza del nostro cappello è data da questa misura. Viene da sé che la nostra circonferenza, se andiamo a ruotare il pannello, questa misura. Questa è la circonferenza del nostro cappellino. Ovviamente prendetela nel punto più in alto vicino al bordo, che è quello che rimane più dritto. Ora che abbiamo raggiunto le nostre misure, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo piegare a metà il nostro pannello e andare a cucire su uno dei 2 lati e poi passare alla cucitura nella parte superiore. Aspetto fondamentale: per passare alla fase di cucitura, nella nostra lavorazione dobbiamo trovarci in questo punto, alla fine di un giro che termina sempre con la mezza maglia alta in costa retro. Andremo infatti a cucire partendo da questa parte a salire, dopodiché proseguiremo cucendo la parte superiore del cappellino. Eseguiremo la cucitura del progetto utilizzando il filo già attaccato al pannello e ovviamente con un ago. Il mio consiglio è questo: prima di tagliare il filo lasciatevene sempre un pochettino in più, così potrete utilizzare un unico filo per fare tutta la parte di cucitura. Diversamente, se tagliate poco filato, potreste trovarvi a metà lavoro a dover fare un nodo che poi dovrete nascondere all'interno del progetto. Perciò prendete il gomitolo, lasciate un po' di filo, lo tagliate e prendete un ago. Dobbiamo piegare il pannello a metà e avere alla nostra destra la parte con le mezze maglie alte e alla nostra sinistra la parte con le maglie bassissime. Vedete, qui c'è il marcatore. Facciamo combaciare le 2 parti. Abbiamo quindi davanti a noi l'ultimo giro di mezza maglia alta che abbiamo appena lavorato, mentre da questa parte ci sono le catenelle iniziali con le quali abbiamo fatto l'avvio del progetto. Come prendiamo i punti? Normalmente avremmo preso entrambe le costine da questa parte e un punto all'interno della catenella. In questo caso faremo una cucitura un po' diversa. Prenderemo infatti la maglia non da così, ma di piatto da questa parte. In questo modo, passando in mezzo tra le 2 coste che compongono il punto. Questa è la costa davanti e questa è la costa retro. E prenderemo poi l'asola della prima catenella nell'angolo. Portiamo il filo attraverso e questa volta facciamo il procedimento contrario. Prendiamo la catenella e i 2 punti da questa parte. Continuiamo la nostra cucitura fino ad arrivare alla parte superiore del nostro pannello dove ci sono le maglie bassissime. Ovviamente ripetiamo lo stesso passaggio anche per le maglie bassissime. Terminata la nostra cucitura sul laterale, vedete che già il cappellino inizia a prendere forma. Vediamo come chiudere la parte superiore.
Questi fili che vedete qui sono la codina di quando abbiamo fatto il cappio e abbiamo poi iniziato il nostro progetto. La sfruttiamo per fare un nodo con il filo attaccato all'ago e chiudiamo questo spazio. Se a voi non è avanzata nessuna codina non è un problema, fate semplicemente un nodo sfruttando il solo filo che avete, così bloccate la cucitura del laterale. Ovviamente questo filo andrà poi tagliato. Per chiudere la parte superiore del nostro cappellino andremo a fare una cucitura zig-zag. Passeremo cioè con il filo in mezzo alla lavorazione e ritornati qui al punto iniziale tireremo il filo e il cappellino si chiuderà da solo su se stesso. I nostri punti di riferimento saranno le trecce verticali che abbiamo qui. Dobbiamo passare davanti e dietro alle nostre trecce. In questo momento con il filo siamo in questo punto. Ci spostiamo tra una treccia e l'altra, esattamente nel mezzo, prendendo il filo. Scavalchiamo la treccia e da dietro, quindi verso di noi, in questo modo facciamo passare il filo. Per fare più velocemente possiamo fare anche così. Questa è la treccia di riferimento, la scavalchiamo, siamo dietro, da dietro rientriamo verso l'esterno, dall'esterno andiamo verso l'interno e dall'interno risbuchiamo verso l'esterno. Ripetiamo questi passaggi lungo tutto il bordo superiore fino a ritrovarci dove abbiamo realizzato la cucitura laterale. Completato il giro non ci resta che andare a tirare il nostro filo finché la parte superiore del cappellino non si chiude su se stessa. Per bloccare la chiusura passiamo con l'ago all'interno del cappellino e lo rivoltiamo al contrario. Tiriamo bene il filo e blocchiamo il tutto facendo un nodino. Non ci resta altro che tagliare il filo, risvoltiamo il cappellino sul dritto, pieghiamo il bordo inferiore e il nostro progetto è terminato. Siamo quindi arrivati alla fine di questo video tutorial che io spero vi sia stato utile ma soprattutto di ispirazione. Abbiamo visto come con pochi e semplici passaggi possiamo creare un cappellino semplicissimo ad uncinetto per tutte le taglie e soprattutto unisex. Potete poi andare a personalizzare questo progetto andando ad esempio ad eseguire una cucitura diversa rispetto a quella che ho fatto io, se la mia non è di vostro gusto. Potete andare ad aggiungere un pompon decorativo qui nella parte superiore. In questo periodo vanno molto i pompon in finta pelliccia. Insomma, in questo video avete tutte le basi per poter andare ad eseguire il vostro cappellino facilissimo ad uncinetto. Vi ricordo che questo filato, la lana gatto diamante, potete trovarla da Merceria Italy Artisan. Il link al negozio come sempre scritto qui sullo schermo e anche nel box informazioni. E se questo progetto vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento qui sotto il video e magari con un bel pollice in su. E se non volete perdervi altri tutorial di uncinetto ma anche con i ferri da maglia, vi consiglio di iscrivervi qui sul mio canale attivando le notifiche e cliccando poi sulla campanellina. Per non perdervi le anteprime dei miei prossimi progetti vi invito poi, se vi va, a seguirmi sul mio profilo di Instagram. Trovate il mio nome scritto in alto a sinistra sullo schermo. Perciò io con il mio cappellino facilissimo ad uncinetto vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto in un nuovo video sempre qui sul mio canale YouTube.